Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad analizzare Your Love di Dimash. È un brano scritto dal suo compositore Igor Crutojy con Lara Fabian, che è una cantante italiana che noi conosciamo molto bene, è veramente una cantante eccezionale. Non sapevo che avesse scritto questa canzone per Dimash, sono molto curioso di andarla a sentire insieme a voi. Se volete il video senza interruzioni lo trovate nei commenti, io dovrò bloccarlo ogni tanto per poter dare alcuni pareri, commenti tecnici. Andiamo subito insieme. Bellissimo intro orchestrale. I still remember us, were the times where we won, when we were war. Do you recall? Nothing was dangerous. We had the strength to live our dreams, to feed our souls. Molto bello questo inizio. Allora, qui ovviamente sta parlando di un amore finito. E quindi chiede appunto all'altra persona ti ricordi di quando eravamo insieme, adesso che non lo siamo più, ti è rimasto qualcosa? E questo è un momento molto struggente, lo si capisce anche dal modo in cui sta cantando, con la voce spezzata, molto molto soffiata, molto molto leggera, che ha già uno struggimento emotivo veramente notevole. Anche il suo sguardo, guardate, lui è già perfettamente dentro al pezzo, lui è bravissimo nel prepararsi psicologicamente per interpretare le parole che sta cantando, veramente bravissimo. Vorrei anche notare il fatto che, e l'ho visto anche in altri video, ci ho fatto caso in altre sue esibizioni, il fatto che tiene un auricolare in un orecchio ma tiene l'altro libero. È una cosa che faccio spesso anch'io, anzi praticamente sempre quando mi esibisco dal vivo, indipendentemente dal contesto in cui sono, se è un contesto piccolo, se è un palco un po' più grande, mi trovo molto bene anch'io a avere nell'in-ear la mia voce con la base, eccetera, che mi dà un riferimento preciso e molto ben udibile in qualsiasi circostanza. Con l'altro orecchio invece percepisco, e anche lui sta facendo lo stesso, percepisce l'ambiente, che è una cosa importante per evitare di isolarsi troppo, perché queste cuffiette, questi in-ear, per quanto siano ottimi, perché insomma sono veramente un miracolo della tecnologia certe volte, e delle volte però ci isolano un pochettino, perché comunque fanno da tappo, e questo ovviamente non è bene per la voce, che deve sempre essere percepita in un ambiente, in uno spazio, e lui qui lo sta facendo. Di solito lui lo fa sulle note più alte quando deve spingere un po' di più. Qui evidentemente per una questione di acustica anche dell'ambiente ha deciso di farlo già su questo inizio, anche se molto molto leggero, ecco. Now what is left over this love? Come? Mi scusi, che nota ha fatto? Ah, scusate. To feed our souls. Now. È un fa o un mi? Now. No, è un fa. È un fa 1 per la classificazione europea, un fa 2 per la classificazione internazionale scientifica. È una nota molto molto bassa, molto bassa, molto bassa, e l'ha fatta con
una naturalezza e una precisione. Le note basse sono difficilissime da rendere in modo preciso, perché rischiano di essere un po' crescenti, un po' calanti, un po' instabili. Lui qui è una macchina, l'ha fatta proprio perfetta. La vorrei risentire, scusate, era bellissima. to feed our souls. Now what is left of all this love is hide the pain that I find against. What can I do to love again? Bellissimo, lui qui con una sola frase si muove da un range bassissimo e poi va su con una leggerezza, mantenendo la voce sempre collegata, però cambiando registro. Quindi qui è in registro di testa, è in M2, sempre molto soffiato, molto leggero, ma non ti fa percepire né difficoltà nel muoversi tra queste ottave molto distanti tra loro e neanche ti fa percepire appunto uno stacco anche acustico fastidioso. È veramente bravo, veramente molto bravo e molto musicale, molto naturale nel fare queste cose. Ma ragazzi, di naturale qui non c'è nulla. Nel canto in generale la naturalezza è un'impressione, è il frutto di un lavoro gigantesco. Cioè lui si è fatto il mazzo per anni, evidentemente, pur essendo molto giovane. Lui canta da quando aveva 5 anni, quindi figuriamoci, si è fatto il mazzo per tutta la vita per arrivare a fare questo, facendoci credere che sia naturale, che sia semplice, che sia una cosa innata. Ma ragazzi, non c'è niente di naturale, è tutto è tecnica. È tecnica e la tecnica si costruisce con il lavoro, con l'impegno, con la passione. Veramente bravissimo. Vibrato bellissimo, bellissimi violini, è tutto perfetto. Il testo continua a essere struggente, sta dicendo sì, è tutto finito, riuscirò ad amare ancora? Sicuramente sopravviverò. Ok, questa è una cosa però molto pesante dal punto di vista emotivo. Sì, sopravvivo, ma non so se riuscirò ad amare di nuovo. È veramente un macigno sul petto. Where do you live? What do you do at night? Do you still care? Do you still share memories? Qui c'è un crescendo, anche i violini diventano più, diciamo, incalzanti e anche la voce inizia non più essere semplicemente struggente, ma anche aumenta un pochettino, anche un po' quasi la rabbia per quello che ha perso e qui sta chiedendo: ma cosa stai facendo adesso? Mi stai ancora pensando? Cosa fai? Ho lasciato un segno nella tua vita oppure no? Veramente bravo nel gestire le dinamiche appunto che seguono sia l'arrangiamento strumentale sia il testo. Poi vorrei notare il suo vestito è bellissimo, vorrei anch'io vestirmi così dal vivo, vestito di rosso con la camicia nera. Beh, molto bello e visivamente molto efficace. And when I sing, do you still hear my voice? Singing to you every note I can sing. Now what is left of all this love? Aside the pain that I against. What can I do to love again and live again? So how can I scream your
Scusate, perché sta continuando a fare delle cose impressionanti. Qui di nuovo emerge la sua bravura nel muoversi su stili diversi, ogni tanto diventa più lirico, e lo fa. La cosa bella è che lo fa all'interno della stessa frase. Una parola la pronuncia con un atteggiamento più lirico e quella dopo invece la va a schiacciare un po' di più e la rende un po' più moderna. Quindi è sempre un maestro. Cioè, guardarlo e sentirlo cantare è proprio un modo per imparare. Bisogna prendere appunti su tutto quello che fa, bisognerebbe analizzare parola per parola tutto quello che ha fatto. Ovviamente non posso farlo adesso, se no mi arriveranno gli insulti nei commenti, però è veramente impressionante. Impressionante, qui si sta muovendo soprattutto su quello che nel canto moderno si chiama voce mista. E quindi è un mix che si muove tra l'M1 e l'M2, mantenendo una connessione con la sua voce piena. Quindi noi percepiamo un unico suono collegato, pieno in tutta l'estensione, sempre molto squillante, molto, molto presente, tant'è che allontana pure il microfono, quindi vuol dire che c'è molto suono, c'è volume, c'è risonanza. Però allo stesso tempo si sta muovendo su meccanismi e registri molto dinamici, diciamo, ok? E qua continua a salire, continua a incalzare, vediamo dove va. Io ci rinuncio, ma come si fa? Ma come si fa? Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto di quello che ha fatto? Cioè, è passato da un'emissione super rock o comunque pop moderna, però molto molto estrema, a di nuovo un fraseggio più lirico da sopranista, voce di testa, diciamo posizione, gestione del vocal tract molto più verticale. E poi ha fatto queste note altissime che io non so come faccia a farle con questa facilità, veramente io non lo so. Io riascolterei quello che ha fatto adesso perché ha fatto veramente troppe cose. E sentite come si muove da un M2 a un M1. Vediamo che... Ok, riascoltiamo. Esatto. Ci fa sembrare questo Do diesis 4 come se fosse una nota di petto, ma non può essere di petto, è sempre in voce mista. È incredibile, è tutta un'illusione acustica. Lui ci fa credere di essere in M1 sempre, ma non è così. Non è così, probabilmente qua è ancora in M2 dal punto di vista meccanico, quasi sicuramente, ma noi lo percepiamo come un M1 e anche quella nota acuta che si sentiva comunque che ha fatto il passaggio, ecco, si capisce, però in realtà lo capisco io perché sono un nerd, diciamo, appassionato di tecnica vocale, ma anche all'orecchio non te lo fa percepire comunque, ok? Ti fa percepire un unico suono collegato e potente, sempre pieno. Incredibile. Questa forse è la prima nota di tutto questo fraseggio che è veramente in M1. Questa qui, quest'ultima che ha fatto. Tutto il resto era praticamente un M2, ma come vi ho detto anche nello scorso video,
non è tanto importante se sia in M1 o se sia in M2, il fatto è che è in voce mista, e quindi quando uno ha una padronanza del genere del suo mix, può fare quello che vuole con un unico suono, ok? Da fuori si percepisce un unico suono, quando in realtà internamente si sta muovendo su equilibri sempre diversi, sempre dinamici, e sono equilibri muscolari. Veramente è tutto un gioco di forze costantemente aggiustate su ogni nota. È un equilibrista. Lui è veramente un equilibrista, un funambolo. Bravissimo. Lirico. Vediamo che note sono. Ok, tocca un Fa 6. Mamma mia. Scusate. Ho sentito, sembrava un po' sporca, o è una mia impressione? Il Fa era leggermente sporco, vuol dire che è proprio al limite, diciamo, probabilmente lui va comunque molto più in alto, però in quel momento lì, anche questo è bellissimo, perché si vede, come dicevo anche in un altro video, l'aspetto umano. Ok, lui è perfetto, cioè a un primo ascolto non si sentiva neanche, però si sente una leggera sporcatura, vuol dire che le sue corde vocali in quel momento erano un pochettino al limite, insomma, per come può essere al limite lui, nel senso che non ha limiti. Però sì, ho sentito una leggera sporcatura. Io qui adesso non so dire se fosse in M3, probabilmente sì, oppure se fosse in stop closure falsetto, più probabile. Per lui è sempre così bravo nel collegare tutto che si fa veramente fatica a capire fisiologicamente cosa sta facendo. Bisognerebbe attaccargli degli elettrodi sul collo e analizzarlo come se fosse un alieno e analizzarlo con dei macchinari foniatrici, ecco. Vabbè, comunque veramente incredibile queste note così acute e così precise. Scusate, ma quanto è bravo a tenere il palco, tutta la sua gestualità, quindi il crescendo della canzone è accompagnato da un crescendo anche della sua gestualità, non solo della voce. Quindi alla fine, quando arriva sull'ultima modulazione che lo porta ancora più su di tonalità, si butta per terra in ginocchio, come se stesse urlando la sua disperazione. In realtà non sta urlando, sta cantando da Dio. E vorrei fare anche un'altra considerazione. Qualcuno mi ha chiesto nei commenti: ma secondo te, se gli togli il microfono e lo fai cantare in una stanza così senza
diciamo senza effetti, senza amplificazione, ottiene lo stesso questo risultato così convincente, così potente? La risposta è sì. È sì, perché si sente proprio che il suo suono è potente, ma lo vedi anche da come allontana il microfono. Non lo farebbe se fosse, diciamo, contenuto anche come volume. Invece ha un suono veramente ricco, completo, ricco di armonici, e sono cose che un microfono, per quanto sia settato, equalizzato, pieno di effetti, non ti può dare. Cioè, devi essere tu che ti equalizzi, che ti auto-equalizzi, che ti autocomprimi, che gestisci tutta una serie di cose tecniche per ottenere quel suono. Quindi sì, sì, assolutamente, la risposta è sì. Se lui fosse in una stanza riuscirebbe a spettinarci tutti quanti, assolutamente. Certo. Ok. Fa diesis 5. Vediamo quanti secondi l'ha tenuto. Così per fare i nerd, ovviamente. 14 secondi. Notevole, il ragazzo. Pazzesco. E fare un acuto del genere alla fine della canzone, uno potrebbe pensare, magari è stanco, magari non ce la fa a tenerlo, magari lo spezza la frase, prende un fiato in più. No, lui l'ha fatto tutto con un fiato solo e l'ha tenuto in una maniera perfetta. E sapete che a me piacciono questi acuti molto rock, e lui veramente ha un animo rock, perché il rock è veramente un'attitudine, è un atteggiamento che ti deve venire da dentro, e lui ce l'ha assolutamente. Guardate l'emozione anche che prova. Народный артист России Игорь Крутой! E come abbiamo visto anche in altre occasioni, tranquillamente riceve i fiori del pubblico in maniera molto, molto candida, molto solare, e guardate l'espressione anche compiaciuta e orgogliosa del suo compositore, Igor. È contentissimo di poter lavorare con un ragazzo così talentuoso, veramente molto bella questa immagine. Bene, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi nei commenti altre possibili richieste di reaction future e ci vediamo al prossimo video. Ciao!